Allora, stiamo facendo un'operazione di salvataggio di questi esseri alieni dalla plastica. Ecco qua, abbiamo salvato gli alieni. No, il prezzemolo! Aiuto! Stiamo mettendo qualche altra patata a scalare. Ogni 15 giorni facciamo una fila per avere le patate tutta l'estate. Anche se il terreno non è in tempra, vedete? È argilla pura, ci si potrebbero fare i vasi. Contrariamente a quanto si possa pensare, il terreno argilloso, se ben strutturato, permette una buona produzione di patate di qualità, riuscendo a trattenere l'umidità essenziale e le sostanze nutritive indispensabili alla pianta. Cambio? Ecco Frankenstein in azione, il nostro tagliaerba realizzato con intelligenza naturale. Lo chiamiamo Frankenstein perché è assemblato con pezzi riciclati, un motore di un vecchio tagliaerba e uno chassis di un altro altrettanto vecchio rottame. Devo dire che nonostante l'apparenza fa il suo lavoro da parecchi anni. È un esempio di passaggio da rifiuto a risorsa. Mi sono appassionato all'orto quando mi sono accorto che non ero io ad occuparmi di lui, ma era lui che si occupava di me, facendomi stare bene. Noi siamo indaffarati a coltivare, ad allevare, approfondiamo i dettagli su cosa succede se annaffiamo una zucchina la mattina o la sera, cosa succede ad una gallina se gli do gli avanzi della cucina, ma non prestiamo attenzione a cosa succede a noi. Fatto sta che quando sto sotto pressione o non mi sento tanto bene, me ne vado nell'orto e magicamente dimentico tutti i casini della mia vita. Il mio posto preferito nel mondo è tra le piante e, a dire la verità, il mio posto preferito è nel pollaio, dove passo ore a guardare le galline che per me hanno un effetto terapeutico. Questo simpatico animaletto, che si è adattato a vivere nei cortili delle fattorie, ha un antenato in comune ai più terribili dinosauri bipedi, chiamati teropodi, che includevano anche il tirannosauro rex. In effetti, se ci fate caso, la docile gallina somiglia a un dinosauro, diciamo che è un dinosauro moderno. Però, contrariamente al dinosauro rex, le galline sono creature sociali, capaci di formare legami affettuosi con i loro simili e anche con gli esseri umani. Alcune galline le abbiamo fatte nascere con l'incubatrice, altre le abbiamo comprate. Queste ultime, provenienti dagli allevamenti intensivi, appena prese erano spaventate, diffidenti. Poi, vedendo che gli davamo da mangiare e ci prendevamo cura di loro, hanno iniziato a riconoscerci e a fidarsi di noi.
Quando mi siedo nel mio posto nel pollaio, sarà l'aria aperta, sarà il sole, la vitamina D, ma che ne so. Però dopo un po' resetto il cervello e mi ritrovo incantato ad osservare questi piccoli dinosauri. Oh, la pet terapia non è uno scherzo, è stata riconosciuta come cura ufficiale dal Consiglio dei Ministri nel 2003. Ha un effetto calmante che diminuisce la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, abbassa i livelli di ansia e mica frottole. I bambini sono i maggiori beneficiari degli effetti terapeutici perché aumentano la propria autostima nel prendersi cura di un altro essere vivente. Se decidete di fare un pollaio, mi raccomando fatelo subito bene. Vi dovete ispirare a Fort Knox, non vi fate venire in mente di costruirlo con 4 tavolacce e una retina, perché da dietro la siepe la volpe vi vede e ride. Sa che i vostri sforzi serviranno a preparargli la cena. Noi abbiamo utilizzato la rete elettrosaldata 5x5 cm con filo da 6 mm, infilata nel terreno con delle palanche su tutto il perimetro del pollaio e i sassi conficcati nell'intercapedine tra la rete e la palanca, coperto. La casetta all'interno, se potete, con gli opportuni permessi, fatela in muratura, servirà a proteggere le vostre gallinelle da intemperie e predatori. Non c'è cosa peggiore che recarsi la mattina a portare la pappa ai pennuti e trovarli massacrati dal furbo predatore. Io lo so che qualcuno di voi starà pensando, sì, belle, belle queste galline, però poi un bel pollo arrosto con le patate ve lo mangiate. E queste sono scelte personali. Ho visto tempo fa un'intervista fatta ad Umberto Veronesi, prima che ci lasciasse, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, che spiegava come fosse diventato vegetariano. Mi ha colpito il fatto che la sua scelta non era basata su basi medico-scientifiche, ma sul fatto di aver vissuto da piccolo in campagna e di essersi affezionato così tanto agli animali della fattoria da decidere di non mangiarli più. Beh, io lo capisco, perché ci si affeziona agli animali, spesso molto più delle persone. Però mangiare una gallina che ha vissuto come natura comanda non è eticamente sbagliato. Quello che è terribile è vedere come vengono trattate quelle poverette che hanno la sfortuna di nascere negli allevamenti industriali. Muoiono senza aver visto mai la luce del sole o un filo d'erba. Ecco qua, per l'ordine di beccata sono arrivate subito le vecchiotte. Vedete, quella prova ad avvicinarsi ma viene allontanata, perché loro sono quelle che hanno la precedenza e le altre devono aspettare. Infatti quando si prende una gallina nuova bisogna fare più mangiatoie, perché altrimenti non la fanno mangiare. Questa ci prova, vedete, è stata beccata. Vediamo questa se ci riesce, si avvicina. Dai che ce la vuoi fare. No, niente, paura. E allora ditela la verità, ma non vi sentite già meglio a vedere questa bella carrellata di galline e pollastre? Mettetelo sto like. In realtà quello che vi chiediamo, se è possibile, è di comprare le uova dai piccoli allevatori locali. Fate un favore a loro, fate un favore a noi, che fatichiamo ad andare avanti, e non siete complici di quegli scempi del food profit. Non mettiamo immagini degli allevamenti intensivi industriali perché sono veramente terribili. Cerchiamo di rispettare il più possibile la nostra meravigliosa madre natura, che ci offre la magia di stare a questo mondo, e non pensiamo che se la violentiamo stiamo distruggendo lei, perché in realtà stiamo distruggendo noi. Lei continuerà beatamente a rappresentare il fantastico teatro della vita anche quando noi non ci saremo più.